Zamboni Architetti Associati cura numerosissimi interventi di rigenerazione, dal manufatto storico all'archeologia industriale. E quanto può e deve essere realizzato off-site in interventi di questo tipo? Sì, in effetti il nostro studio si occupa parecchio di heritage in senso ampio, e per heritage si intende appunto dall'antico al recupero dell'archeologia industriale fino anche al restauro del moderno, per esempio. Diciamo che l'ambito che si presta meglio per l'off-site sarebbe il recupero dell'archeologia industriale, perché lì ci sono delle problematiche specifiche di cantiere, problematiche anche diciamo di deperimento di materiale delle strutture, tali per cui normalmente le strutture che andiamo a generare dentro questi fabbricati sono strutturalmente si autoportano e quindi di fatto si prestano a questo tipo di operazioni, tipo al Capannone 15 al Parco Innovazione Reggiane stiamo lavorando in questo modo. Più in generale l'off-site aiuta, certo, aiuta molto, ci sono alcuni contesti in cui è più complicato, tipo nei contesti vincolati, però si sposerebbe anche con quello che chiede la soprintendenza, cioè la reversibilità degli interventi. E quindi tutto sommato questo effettivamente faciliterebbe la vita. Architetto Zamboni, lei ha un passato nel centro studi Domus. Quale ritiene sia il percorso dell'architettura contemporanea in merito alle tematiche di sostenibilità ambientale? Sì, nel periodo a Domus, diciamo, il mio ruolo era anche quello di andare un po' a indagare, scoprire, diciamo, nuovi filoni di progettazione un po' in giro per il mondo. Devo dire che sulla sostenibilità oggi lo si dà per scontato, tutti i progetti, tutto deve essere sostenibile, altrimenti non avrebbe neanche senso portarlo avanti. Ci sono, diciamo, la traduzione più diretta della sostenibilità di solito porta a risultati poco soddisfacenti, mentre ci sono dei progetti che introiettano, diciamo, il concetto di sostenibilità proprio nella composizione stessa, cioè il progetto è ben pensato, con buon senso e con intelligenza e quindi risolve alla radice le problematiche della sostenibilità, perché risolverle come si faceva fino a poco tempo fa, a progetto fatto e quindi mancano degli elementi per andare a renderlo sostenibile, allora lì è l'approccio sbagliato sicuramente. Per esempio ci sono edifici che sono strutture molto disperdenti, strutture estremamente dispersive, a quel punto ci si inventa soluzioni di facciata, ma è l'approccio sbagliato, andrebbe studiato appunto alla radice, nel momento della concezione del progetto. E mi pare che l'architettura contemporanea si stia muovendo in quella direzione, o meglio le avanguardie più interessanti. Quindi un'organicità, insomma, tra... Diciamo che un buon progetto nasce sostenibile e lo troviamo anche nei progetti del passato, ma dico anche del passato più antico, e spesso anche i materiali antichi sono i più sostenibili, ma non necessariamente sono gli unici, anche i materiali nuovi, innovativi, possono essere usati in modo sostenibile o insostenibile, e lì sta la differenza del progetto e quindi l'approccio, insomma. Parliamo adesso dei chiostri di San Pietro, uno dei progetti più noti, più iconici del vostro studio. Qui la dicotomia tra l'antico e il moderno, il contemporaneo, è evidente. Secondo lei quale deve essere il rapporto dell'architetto con la preesistenza? Allora, in generale dico sempre anche ai miei studenti, tutto quello che noi facciamo come architetti va su una preesistenza. Di fatto anche se ti commissionassero un lavoro in mezzo al deserto, comunque il deserto ha comunque una storia, per quanto diciamo difficile da scovare, ma ce l'ha. E quindi di fatto l'approccio che bisognerebbe avere, qualunque sia l'oggetto, è quello di un rispetto nel contesto e dell'oggetto verso il quale ti stai ponendo. Chiostri di San Pietro è un caso estremo perché parliamo del chiostro grande disegnato da Giulio Romano, allievo di Raffaello, quindi è, diciamo, di per sé è quasi un intoccabile, e pensare di poter lavorare, mettere le mani su un oggetto disegnato da Giulio Romano ci dava una certa, diciamo, ansia nelle prime fasi. Dopodiché l'abbiamo risolto in questa maniera, l'abbiamo pensata come se tutte le nostre città di fatto sono un non finito, no?
tutti gli interventi che noi andiamo a fare si pongono in una catena temporale che ha un arco estremamente lungo e noi lavoriamo su una piccola fase di questo lasso di tempo. E quindi quello che faremo non dovrà essere ovviamente irreversibile, dovrà tenere aperte, diciamo, future trasformazioni, e quindi pure i chioschi di San Pietro abbiamo pensato in questa maniera, tant'è che abbiamo completato il lavoro facendo un libro che si chiama Non Finito, che non vuol dire che non abbiamo completato il lavoro o che l'amministrazione non ci avesse dato i soldi per finirlo, non è questo, ovviamente c'era tutte le condizioni per poterlo finire, ma la verità è che qualunque opera di architettura che tu fai, anche le nuove, devo lasciare comunque spazio alla trasformazione, cosa che ci succede normalmente. Nei nostri progetti ci chiamano successivamente a trasformare internamente degli spazi, magari anche in un modo che noi non avevamo pensato all'inizio. E questa è sempre una sfida costante. Per esempio, a Chioschi di San Pietro adesso dovremmo fare di fatto una sorta di spazio ristoro che non era pensato in origine, questo andrà a cambiare alcune cose, ma vanno sempre gestite nell'alveo del progetto. Sempre l'evoluzione, no? Va sempre Sì, esatto, tenuta in considerazione. Eterna trasformazione, esatto. Eterno non finito. Ecco, a proposito di trasformazione, parliamo di discontinuità, cioè la tecnologia delle costruzioni permette di distinguere le stratificazioni di materiali di periodi storici differenti. In questo caso quanto i materiali, le superfici, i prodotti dell'industria della costruzione possono aiutare il progettista nella continuazione del pensiero contemporaneo e soprattutto quanto questo può essere un tema più di linguaggi o di materiali. Sì, è una bellissima domanda perché in realtà riassume un po' un intero modo di lavorare. A me personalmente il giunto, cioè il punto di contatto fra i materiali, è la parte del progetto che mi affascina di più, è quella dove una forma si traduce, una forma astratta si traduce in una forma costruttiva e diventa forma architettonica. Perché c'è stato un periodo abbastanza lungo in cui tutta l'architettura era spinta verso il minimalismo, verso soluzioni molto visivamente molto elementari. La verità è che la traduzione in forme elementari è sempre molto complessa, deve passare attraverso una fase in cui nello sviluppo del progetto esecutivo i dettagli parlano e non parlano solamente dell'aspetto costruttivo, ma si traducono in forma architettonica. Il giunto, il punto in cui si toccano i materiali, e questa è, forse nasce anche dal fatto che lavoriamo spesso con l'antico, è il giunto, il punto in cui si toccano i materiali. Per esempio una superficie antica con una contemporanea, un nuovo materiale che tocca una superficie antica, il punto di stacco, il punto di contatto è quasi il punto in cui tu risolvi la forma architettonica, gli dai un aspetto che corrisponde a un'esigenza costruttiva, formale, e spesso diventa anche un elemento, volendo, anche iconico.